Ciao a tutti amici del Leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Leone e le tendenze energetiche disponibili per l'amore e gli affetti della seconda metà del 2026. Abbiamo la carta dell'imperatrice, amici del Leone. Può essere un periodo di espansione, un periodo di crescita, di costruzione anche e di creazione. Tenete presente che è l'archetipo della madre. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, lunare e ascendente, e per chi volesse contattarmi per una consulenza personalizzata mi può contattare via mail, oppure sotto nella descrizione trovate il numero di telefono, il link alla pagina web, il link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati, il link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al videocorso di tarocchi intuitivi di livello intermedio. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili. Partiamo da un cavaliere di pentacoli, 2 di coppe, asso di bastoni, abbiamo un re di pentacoli, asso di coppe. Wow ragazzi, abbiamo un 4 di coppe, un fante di pentacoli e un asso di spade. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è il messaggio più importante del periodo. In un secondo momento andiamo a vedere una scansione temporale degli eventi, cioè di quello che vi ho detto qui andiamo a vedere, o meglio cercherò di dirvi quando potrebbe succedere. Partiamo da questo cavaliere di pentacoli, che potrebbe essere un'energia nuova, è un'energia comunque lenta, prudente, un po' low profile. Allora abbiamo un 4 di bastoni e una regina di pentacoli. Andiamo a vedere anche il 2 di coppe. Beh, direi che sono un po' troppe, qualcuna in meno per piacere. Giustizia, 2 di coppe e re di coppe. Allora, io ho un po' la sensazione che, vabbè, avete 2 di coppe, quindi non posso negare che qualcuno potrebbe fidanzarsi nel prossimo periodo. C'è una giustizia al contrario, può essere come un fidanzamento non ufficiale, cioè si inizia a frequentare una persona con calma, con costanza, ho come l'idea che possa essere una di quelle relazioni che nascono da sole, cioè senza necessariamente dover parlare di qualche tema in particolare, semplicemente credo che inizierete a frequentarvi, all'inizio neanche troppo spesso, poi con un po' più di regolarità, ed effettivamente potrebbe esserci come questa unione non verbale, cioè arrivato ad un certo punto dove vi vedete talmente tanto spesso che alla fine è come una relazione da fidanzati senza averlo formalizzato. Andiamo a vedere l'asso di bastoni.
mondo e carro. Potrebbe esserci la voglia di spostarsi, di traslocare da parte di qualcuno. Quest'unione potrebbe, perché effettivamente qui abbiamo un 4 di bastoni all'inizio della lettura che è girato al contrario. Quindi potrei anche dirvi che magari è qualcuno con il o la quale vi state già frequentando da un po' e con questo asso di bastoni in questo semestre potrebbe esserci l'azione, la decisione, l'impulso di trasferirsi per qualcuno, di spostarsi, di muoversi. Può anche essere il tema del facciamo un viaggio insieme, ipotesi. Andiamo a vedere il Re di Pentacoli. Io ho come la sensazione che questa persona, per molti di voi, sia già presente nella vostra vita. Non è una persona con la quale è già successo qualcosa, secondo me, o magari per qualcuno sì, però se è successo già qualche cosa, ho come la sensazione che sia stato qualcosa di sporadico o con qualche andirivieni. Cioè, quando siete insieme la persona c'è, è presente. Vi dico, se non avete nessuno potrebbe essere qualcuno che entra nel prossimo periodo, eh. Prima un po' così, un po' sì, un po' no, e poi piano piano sempre di più, fino a quando secondo me ad un certo punto vi ritroverete fidanzati. Qui abbiamo un 5 di spade e la temperanza per il re di pentacoli. Io sento che c'è qualche tipo di pensiero, di forma mentale da dover riequilibrare. Tenete presente che il 5 di spade è una di quelle carte che parla di lotte egoiche, di lotte mentali, come se ci fosse un lato di voi stessi che vi dice di andare da una parte, vedi carro, e l'altro lato di voi stessi vi dicesse no, no, vai dall'altra parte. Andiamo a vedere questo bellissimo asso di coppe, 10 di pentacoli. Sì, secondo me inizierà un grande amore in questo semestre, ragazzi. Un amore che potrebbe diventare solido, duraturo. E mago, 10 di pentacoli e mago. Potrebbe proprio diventare una convivenza per qualcuno, eh. Allora, questo asso di coppe, come vi dicevo, può effettivamente rappresentare questo innamoramento. Se siete in un momento dove magari siete già in coppia e c'è come voglia di andare avanti, di costruire una famiglia, anche perché qui abbiamo l'archetipo della madre, vi dico che in questo secondo semestre potrebbe essere un buon momento per cercare un figlio, per esempio. Andiamo a vedere il 4 di coppe. Abbiamo un 9 di pentacoli e un 2 di pentacoli. Datemi una carta per il mago. Fante di spade, 8 di spade, 10 di coppe, imperatore e diavolo. Sì. Allora, la sensazione che ho io è che arriverete come ad un certo punto dove avrete bisogno di tenere sotto controllo certe cose. Diavolo, fante di spade e mago. Ehm, Non lo so, ho come l'idea che possiate pensare che perché le cose funzionino ci debbano essere certe regole, certi binari su cui correre.
perché vi sento come se all'inizio foste un po' fagocitati da questa situazione o da questa relazione e ad un certo punto quando vi ritrovate dentro c'è come bisogno di definire degli spazi, definire dei confini. Andiamo a vedere il Fante di Pentacoli. Cioè, ho l'idea che qua, non so se sarete voi o se potenzialmente potrebbe essere l'altra persona o se è la situazione che state vivendo, perché siete tanti e i casi sono molti, però io ho come l'idea che ehm, allora, prendete sempre con le pinze quello che dico, però per qualcuno potrebbe esserci un interesse da parte di questa persona, apparentemente per voi, però poi sento che c'è un tema col denaro. Soprattutto se voi avete una situazione economica migliore della vostra persona di interesse, potrebbero esserci dei temi legati al vengo a vivere da te o non dico che si voglia incollare questa persona, però siamo lì. È come se cercasse in qualche modo di trarre vantaggio da voi. Guardando queste carte ho come questa sensazione, che è una specie di avvertimento che vi voglio dare. Dall'altro lato ho come questa sensazione che una volta dentro questa relazione, questa situazione, tenderete a voler dirigere il gioco. Non lo fate consapevolmente, secondo me, lo fate perché così vi sentite al sicuro. Andiamo a vedere questo Fante di denari. Regina di coppe e eremita. È interessante perché abbiamo Cavaliere di denari, Regina di denari, Re di denari, Fante di denari e una coppia di coppe. Non vi nego che per qualcuno la persona che andrete a conoscere potrebbe anche essere in via di separazione. E potrebbe esserci questo bisogno di, come vi posso dire, canalizzare, di condurre le cose in una certa direzione proprio perché voi avete bisogno come di conferme di tipo materiale. Io credo che con questo Fante di Pentacoli sarà come imparare di nuovo a conoscere la persona. La Regina di Coppe e l'Eremita mi dicono che potreste effettivamente sentirvi soli alle volte, essere voi a fare da madri all'altra persona, anche se siete uomini, La parte materna è la parte che accudisce, magari vi piace cucinare, magari non lo so, siete quelli che si prendono più cura di certi aspetti morali ed emotivi, però ho come la sensazione che nella relazione potreste sentirvi soli nel prossimo periodo. Cioè, bellissimo tutto, potrebbe anche essere una coppia predestinata, cioè come questa sorta di movimento che si vorrebbe fare, questo impulso, questo passare il gradino successivo all'interno di questa situazione o di questa relazione, però in qualche modo, allora, o ci sono degli impedimenti esterni qui, o siete voi che è come se appunto doveste avere tutto sotto controllo per avere la garanzia
che questa persona resti con voi, che sia seria, che sia sincera, che sia realmente interessata a voi. E vi dico che per qualcuno questo dubbio che avete potrebbe essere fondato, nel senso che vedo un certo interesse o in una situazione abitativa o in una situazione economica. Fatemi sapere poi come risuona la lettura. Allora, per quello che riguarda la famiglia, sento che è un buon periodo, cioè nel senso ehm, abbastanza tranquillo. Non vedo litigi o cose per lo stile. Sì che potrebbero esserci effettivamente dei traslochi qua, eh. Magari finisce un contratto d'affitto, finisce un contratto di lavoro e non lo so, per esempio un vostro fratello torna indietro e vi chiede di ospitarlo per X tempo. Ehm, Potrebbe esserci come qualche cosa da cambiare da un punto di vista pratico, però tutto sommato è un buon periodo. Per quello che riguarda le amicizie, allora devo dire che potrebbe esserci effettivamente qualche divergenza con qualche amico o amica vicino a voi, soprattutto se è una di quelle persone che tende a comandare, che tende a dettare legge. Sento che anche con questo asso di spade avrete un po' la... Ah, datemi una carta per l'asso di spade. Avrete un po' una verità da dare, dei limiti da porre. 4 di spade. Sì, guardate, tra l'eremita e il 4 di spade, qualcuno di voi potrebbe veramente prendersi un momento di recupero in questo semestre e potrebbe essere fortemente da soli, cioè per la serie non voglio sapere niente di nessuno, mi prendo una settimana sabbatica, spengo il telefono, spengo i social, tutto, sparisco. Potrebbe proprio essere così, eh? Diciamo che questo gruppo di carte mi fa capire che potrebbe esserci una persona vicino a voi con un certo tipo di influenza, di importanza, che potrebbe anche essere un genitore, considerata l'imperatrice qui, che in qualche modo in questo semestre vi soffocherà un pochettino. Però io credo che alla fine direte tutto quello che viene a questa persona. Prima farete un po' il punto della situazione con questo eremita e poi secondo me direte quello che viene. Andiamo a vedere mese per mese, ragazzi, come si sviluppano queste energie, quando succederà che cosa. C'è un tema con la maternità qui comunque, perché ho sia la regina di coppe che la regina di denari che l'imperatrice, Può essere che qualcuno debba trasformarsi nel genitore del proprio genitore. 6 di bastoni. Non lo vedo tanto, sinceramente, era per farvi un esempio, per farvi capire. Allora, 6 di bastoni, asso di spade, appeso. Abbiamo il mondo, 4 di coppe nuovamente. E 6 di pentacoli. Luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre, quindi abbastanza semplice. Allora, andiamo a vedere questo 6 di bastoni perché potrebbe essere già a luglio il momento, secondo me, dove potreste conoscere questa persona. Guardavo cos'era, non è scivolato, ma ero curiosa, era un 7 di spade. Allora abbiamo un fante di pentacoli che avete già qui, un 4 di spade e un 9 di spade.
Può essere che siate a luglio in questo periodo, perché anche qui avete il 4 di spade, che è questo momento di isolamento, di riflessione, di introspezione, dove con questo fante di pentacoli imparerete qualche cosa di nuovo su di voi, sul gestire le vostre emozioni, su osservare il come certi fatti, certe situazioni vi triggerino, vi facciano scattare o vi facciano reagire in determinati modi. C'è qualche cosa con questo 9 di spade che vi preoccupa del passato. Io credo che qualcuno qui abbia paura che si possano ripetere delle dinamiche del passato, appunto. Ehm, con questo 6 di bastoni sento che per qualcuno di voi c'è come un gridare al mondo la vostra verità. E difatti andiamo poi a questo asso di spade che è ad agosto, dove ci sarà questa comunicazione o questa verità che viene a galla, potrebbe essere anche una chiarezza mentale. Wow, due cavalieri, cavaliere di spade e cavaliere di coppe. Secondo me potreste affrontare ad agosto dei discorsi di un certo spessore con questo personaggio che andrete a conoscere o che magari conoscete già, state già frequentando per qualcuno. Però come l'idea, potrebbero anche esserci due persone diverse ad agosto, vi dirò. Stavo guardando nella linea sopra se potrebbe essere così ed effettivamente sì, potrebbe ragazzi. Perché anche qui abbiamo un 2 di pentacoli, eh. Andiamo a vedere l'appeso. Perché pare che a settembre ci sarà come o uno stand-by o un osservare le cose da un altro punto di vista. 7 di spade aveva già fatto capolino prima. 10 di spade, 7 di spade. Datemi una carta per il 7, però io ho la sensazione... Sapete quando vi dicevo che potreste conoscere una persona che è come in una fase di separazione? Ecco, potreste accorgervene a settembre. C'è qualcosa qui che è stato omesso per quello che riguarda un ruolo, un contratto. E io credo che qualcuno di voi si possa prendere un tempo perché non è sicuro di voler continuare la relazione con questa persona. Andiamo a vedere il mondo. Un altro cavaliere, ragazzi. Cavaliere di bastoni. Sole. E 7 di bastoni. E ottobre potrebbe essere un momento dove farsi nuove amicizie, secondo me. Sì, potrebbero esserci delle nuove conoscenze, potrebbero esserci dei momenti divertenti, però è anche vero che con questo 7 di bastoni terrete lontane altre energie. Cioè è un po' come se ridirezionaste la vostra attenzione sulle amicizie invece che sul rapporto ehm, di coppia. Andiamo a vedere il 4 di coppe. Asso di bastoni, perché il 4 di coppe ce l'avete anche qui, eh. Io credo che nonostante questi due di coppe, che mi parlano di incontri speciali, perché adesso ci sto facendo caso, abbiamo un 9 di pentacoli qui, l'eremita qui abbiamo un 4 di coppe che in questo mazzo, guardate come viene raffigurato, come se stesse rifiutando la coppa, e abbiamo un asso di bastoni e di nuovo il mondo c'è una, due, tre volte. È come se a novembre poteste declinare qualche tipo di offerta
per buttarvi in qualche cosa d'altro. Con la carta del mondo potrebbe essere un viaggio, qui avevamo questo spostamento, qualcuno magari potrebbe dover traslocare, spostarsi, è come ok, c'è stata la storia estiva, ma adesso io per te non ci sono più. Per qualcuno potrebbe essere così. Per qualcun altro ci sono come appunto vari personaggi che vi girano intorno in questo periodo, ragazzi. Andiamo a vedere se i pentacoli, 8 di bastoni, e che c'è una relazione in particolare, fante di bastoni, che non è in equilibrio, perché ho le carte dell'equilibrio, quindi il 4 di bastoni, qui abbiamo la giustizia, temperanza è dritta, però altre carte che mi parlano come se ci fossero delle diversità importanti tra voi e questa persona e che quindi a un certo punto decideste di no, aspetta un attimo, ci penso, non so se la cosa potrebbe funzionare, non so se i nostri obiettivi di vita potrebbero collimare. Nel caso cercaste dei bambini si può aprire un discorso verso l'estate e secondo me iniziare la ricerca da quest'autunno in poi. Io ho come la sensazione che si debba migliorare il dialogo. Qui avete due assi di spade e potrebbero essere come il definire un momento di isolamento, un momento di stop. Effettivamente qua avete l'appeso a settembre. C'è come qualche cosa che non vi torna di questa situazione, di questa relazione, di quello che vi dice l'altro, o semplicemente siete in una fase dove volete scegliere bene, quindi vi prendete il tempo per conoscere queste due energie che potrebbero entrare in quest'estate e proprio per cercare di fare la scelta migliore per voi. Ho l'idea che potreste essere strategici, è come se vi diceste questa volta sceglierò meglio. Questa volta prenderò in considerazione altri dettagli che prima non vedevo, che prima non consideravo. Andiamo a vedere un oracolo, ragazzi. Bellissima questa. Mi piaci. Beh, parla di appuntamenti, di divertimento, di flirt, di fidanzamenti e qualcuno che vi piace o voi che piacete a qualcuno. E poi abbiamo una chiamata d'amore, qualcuno vi espressa, scusate, è una traduzione pessima. Qualcuno vi esprime il suo amore, parla di messaggi di amore, qui fa vedere la cornetta del telefono, quindi potrebbero anche essere delle comunicazioni che arrivano e c'è qualcuno che vi pensa e ve lo fa sapere. Una lettura di puro amore, eh? Oserei quasi dire, perché l'imperatrice è l'archetipo della madre, le madri dovrebbero, non sempre succede, però dovrebbero saper amare incondizionatamente e questo amore incondizionato con questo 9 di pentacoli io lo sento anche nei vostri confronti, cioè io che amo me stessa incondizionatamente. Andiamo a vedere una fatina. Leggerezza. Difatti abbiamo anche un 2 di pentacoli e c'è come da prendere la vita un po' più con filosofia, un po' più sotto gamba, un po' più, diciamo, divertendosi, ecco. Bene,
Amici del Leone, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione e la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me mi può contattare via mail oppure potete abbonarvi al canale. Anche lì tratto le credenze limitanti come nelle sessioni individuali. Però in più ci sono anche temi di metafisica, di metamedicina, insomma è un po' tutto quello che io ho studiato in decenni di formazione personale e professionale che sto condensando e mettendo lì a disposizione per voi. Date un'occhiata, i titoli dei video si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 5 ma sono numerate dall'1 alla 4 perché ce n'è una che è sdoppiata, 3A e 3B, vanno viste di pari passo, ok? Bene, detto questo vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!